Ciao a tutti, oggi girerò il tutorial degli orecchini che conoscete, che sono i Christmas Treats, che vi faccio vedere subitissimo, ma ci tenevo ad usare questa scatola bellissima che trovate sul sito Semplici Bijou e appunto all'interno ci sono gli orecchini Christmas Treats. Vi ricordo che questo è un tutorial in collaborazione con Semplici Bijou, ci potrebbero essere ancora dei kit disponibili e vi lascio sotto i link nell'info box, e quindi sono praticamente questa creazione è dedicata ai dolci di Natale della tradizione inglese. Infatti questi in particolare sono la variante Gingerbread Man, poi ci sono le altre varianti di colore che abbiamo dedicato al Christmas Pudding, Yule Log, Crinkle Cookies e Trifle, che sono appunto dei dolci tipici di Natale della tradizione inglese. E io spero ovviamente che vi piacciono. Vi lascio adesso l'elenco dei materiali necessari e iniziamo poi la lavorazione. Vi voglio dire una cosa, comunque questi orecchini, per chi non li avesse visti nel video presentazione, sono un po' bombati, sono proprio fatti così, hanno i rivoli da 14 al loro interno e poi le perle da 4 e tante crescent, come potete vedere. Quindi io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ripeto, vi lascio ai materiali necessari. A presto! Per realizzare gli orecchini Christmas Treats servirà un ago numero 11 della Pony, che adesso non c'è qui nella bustina perché mi sono finiti, ma vi faccio vedere la confezione. Poi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm, o meglio io utilizzerò questo perché sapete io sempre ve lo consiglio, lo trovate sul sito Semplici Bijou, vi lascio il link nell'info box. Se non vi ricordate come fare a far passare questo filo nella cruna del lago, vi spiego io come faccio nel video degli orecchini Unlimited oppure nel video degli orecchini Elianto che trovate qui sul canale. E poi serviranno tutti questi materiali che sono quelli contenuti nel kit, ma nel caso in cui non abbiate il kit vi serviranno comunque due rivoli da 14 mm e questi sono nel colore Smoky Topaz. Poi vi serviranno in tutto 64 crescent. Ora ovviamente qui sono in due colori, per cui potrete anche voi decidere di utilizzare due colori. Comunque servono 32 crescent per orecchino, in tutto 64. Mi rendo conto che sono tante, ma ormai lo sapete che io sono monoperlinica, per cui questa è la perlina che serve. Questi sono nel colore Saturated Metallic Russet Orange e questo è il colore Saturated Metallic Chicory Coffee, come vi dicevo prima. Poi serviranno 16 perle da 4 mm e queste sono nel colore Sunlight, sono perle di vetro cieche. Poi serviranno le rocaille 11.0, queste sono nel colore Aztec Gold, e poi le rocaille sempre della Miyuki 15.0 e queste sono nel colore Duracot Galvanized Dark Berry. Infine serviranno i perni, questi perni brillantissimi, carinissimi, e poi due anellini, eccoli qua. A tra pochissimo, così iniziamo la lavorazione. Ecco, dobbiamo incastonare i rivoli da 14 mm. Io vi farò vedere velocemente l'incastonatura peyote perché molte di voi la sanno già fare, oppure ci sono delle creative molto brave che l'hanno spiegato già prima di me, quindi faremo velocissimamente, spero. E innanzitutto ovviamente dovremo mettere sul lago 32 rocaille 11.0 e dobbiamo portare quasi tutto alla fine del filo, poi ripassare nelle perline, far congiungere i capi, fare due nodi, nascondere il capo corto del filo e con il filo invece sul quale abbiamo l'ago andare nella direzione opposta e attraversare alcune rocaille per allontanarci dal nodo. Ci vediamo qui tra poco. Ecco, ovviamente fatto quello che vi dicevo, mettiamo sul lago una rocaille 11.0 e andiamo a inserirci non nella rocaille successiva, quella da cui viene fuori il filo, ma in quella che viene ancora dopo. Tiriamo il filo e ovviamente lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo qui per lo step up. Ora molte di voi sanno già benissimo di cosa si tratta. Lo step up significa appunto che noi nel momento in cui inseriamo l'ultima rocaille andiamo sia a inserirci sempre nella rocaille, non quella che viene dopo ma quella successiva, e poi però dobbiamo attraversare questa rocaille che è quella che viene dopo e che è anche la prima che abbiamo inserito in questo giro di peyote, quindi questa qui.
Dobbiamo quindi salire lo step up, non fare il gradino, cioè salire nel giro successivo per poter poi fare il giro successivo di peyote. Poi nel peyote praticamente si usa fare questo, cioè nel momento in cui noi poi andiamo a contare i giri in diagonale, l'infilata iniziale vale 2, per cui questo è, diciamo, perché queste vedete i rokai si sono disposte in maniera sfalsata e quindi creeranno i primi 2 giri di peyote, e questo che abbiamo appena realizzato è il terzo, quindi 1, 2 e 3. E adesso iniziamo il quarto quindi giro di peyote, così viene considerato proprio per poterlo poi contare, insomma vengono considerati così i giri per essere poi contati in diagonale. E quindi iniziamo, come vi dicevo, il quarto giro di peyote mettendo sul lago una rokai 11-0 e andandoci a inserire, ora è davvero facilissimo, nella rokai che sporge successiva. L'importante è fare lo step up, così ci si trova bene per il giro successivo. Ecco qua, vabbè, lo rifacciamo al massimo un'altra volta, prendiamo un'altra rokai 11-0 e andiamo a inserirci nella rokai che sporge successiva. E ci ritroveremo così. Lo facciamo per tutto il giro, ci rivediamo qui per rifare lo step up. Questi giri di peyote adesso vedrete con le rokai 11-0 saranno terminati alla fine di questo giro, però faremo 2 giri con le 15-0. A tra pochissimo. Rifacciamo quindi lo step up insieme per questo quarto giro, quindi andiamo a inserirci nella rokai successiva che sporge come vedete, ma dobbiamo andare anche nella successiva, quella che viene dopo, che effettivamente sporge un po' ed è la prima che abbiamo inserito nel giro precedente. Ecco qua, ci ritroveremo così, tirando il filo si inizia a stringere un po' l'incastonatura, ma adesso facciamo un giro di peyote con le 15-0, quindi prendiamo una rokai 15-0, ci andiamo a inserire non nella rokai che viene subito dopo, ma in quella successiva che sporge anche un po', e proseguiamo così per tutto il giro. Facciamo un'altra volta soltanto, una 15 e ci andiamo a inserire non nella rokai che segue, ma in quella che viene ancora dopo. Lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo qui tra poco. Tirando il filo vedrete tutto si sistemerà. A tra poco. Terminiamo insieme il giro con le 15-0 inserendo l'ultima 15-0, per cui ci andiamo a inserire non nella rokai che viene subito dopo, scusate, ma in quella successiva. E poi, forse qui si vede meglio lo step up, dobbiamo attraversare anche appunto la rokai 15-0 che è la prima che avevamo inserito. Tiriamo il filo. A questo punto, come vedete, tirando il filo si stringe l'incastonatura. Io faccio così perché da sempre ho fatto così, e cioè metto il rivoli che vedete con la parte brillante verso il basso. Io davanti non stringerò l'incastonatura con le 15-0 perché sono dell'idea che sia sufficiente stringere qui sul retro. Infatti adesso faremo un altro giro di peyote con le 15 e davanti verrà così. Allora, abbiamo fatto lo step up, prendiamo una rokai 15-0 e ci andiamo a inserire, eccola qui, nella rokai 15-0 successiva, per cui davvero molto semplice, e lo facciamo per tutto il giro. Così ci vediamo qui tra poco. Ecco, facciamo lo step up anche di questo giro e andiamo a inserirci, vedete, con la rokai 15-0 nella rokai dalla quale eravamo partiti, e poi attraversiamo anche la prima rokai di questo secondo giro di peyote. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Tiriamo bene il filo e ci ritroveremo così. Appunto abbiamo fatto lo step up e facciamo un altro giro con le 15-0. Io forse prima vi avevo detto che ne avremmo fatti 2, ma preferisco farne un altro, anche perché sul davanti non lo facciamo e il rivoli è un po' spesso. Praticamente in questo caso facciamo un altro giro di peyote con le 15, già che ci siamo. Prendiamo un'altra 15-0 e ci andiamo ad inserire non nella rokai che viene subito dopo quella da cui viene fuori il filo, quindi non in questa ma in quella successiva. E tiriamo il filo così da stringere meglio, e quindi sarà tutto più, come dire,
stabile anche sul davanti. Prendiamo un'altra rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire non nella rocaille che viene subito dopo ma in quella successiva, che sporge anche un po', è facile individuarla. Così, ecco, sì, meglio. Facciamo per tutto il giro appunto questo giro di peyote e ci rivediamo tra un po'. Ecco, in questo caso dobbiamo fare lo step up, ma non tanto perché dobbiamo passare a un giro successivo, ma semplicemente per chiudere bene questo. Infatti vi voglio far vedere che appunto prendiamo l'ultima rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire, guardate, dobbiamo tenere presente che da qui viene fuori il filo, io spero che si veda. Non dobbiamo andare ovviamente in quella successiva, ma in quella che viene ancora dopo. Qui si vede un po' meno chiaramente la rocaille in cui dobbiamo entrare. Poi ancora in quella successiva, quindi entriamo in quella da cui siamo partiti per fare questo giro e poi in quella successiva che è la prima che abbiamo inserito in questo terzo giro di peyote con le 15 che abbiamo fatto per stringere meglio questa incastonatura. In effetti era necessario. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Se volete potrete ripassare un pochino in qualche altra rocaille prima di poi scendere, come dire, qui perché andiamo a posizionarci sul punto dell'incastonatura dal quale dobbiamo partire per fare l'inserimento delle crescent. A tra pochissimo vi faccio vedere io dove dobbiamo sistemarci. Ecco, io poi ho attraversato, come vi dicevo, qualche rocaille, nel senso ho proseguito ancora un pochino la lavorazione, proprio per stringere meglio l'incastonatura che ora va abbastanza bene, vedete i giri di peyote, 1, 2, 3, questi con le 15 e qui 4, 1, 2, 3, 4, come vi dicevo, con le 11. Il rivoli si viene a trovare così. Allora, cosa facciamo adesso? Stiamo uscendo da questa rocaille e dobbiamo proseguire in diagonale per andare a posizionare nel punto giusto che, come vi dicevo prima, per iniziare il lavoro con le crescent tiriamo il filo e ci ritroveremo così ad uscire dalla 11, ma adesso dobbiamo anche uscire da questa rocaille qua, quindi praticamente questa che costituisce il terzo giro di peyote a partire dal davanti. Vi faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete sempre, come vi dicevo, se contiamo in diagonale 1, 2 e 3. Da questo punto dobbiamo uscire, dobbiamo partire per inserire le crescent. A tra pochissimo. Ah, vi volevo aggiungere che appunto vedete la rocaille che si trova dietro quella più avanzata sul rivoli. Ecco qua, questa qui. A tra poco. La sequenza che dovremo inserire è questa: una rocaille 11-0, 2 crescent con la parte curva verso l'alto inserendoci nel foro di sinistra, 4 rocaille 11-0 e le crescent di nuovo altre 2 con la parte curva verso l'alto, ma ci siamo inseriti nel foro di destra. Questo perché adesso vedrete si ribalteranno. E poi facciamo attenzione ai colori, perché diciamo che abbiamo in ogni kit una crescent più scura e una più chiara. Se decidiamo di mettere quella scura e quella chiara, poi qui metteremo quella chiara e quella scura. Questo perché appunto le crescent adesso si ribalteranno, un po' come accadeva nel ciondolo. Questa sarà la sequenza che dovrete inserire sia per diciamo fori in cui inserirci, sia per colore. Portiamo tutto vicino al lavoro e quindi teniamo il rivoli rivolto verso di noi. Vedete il filo nel mio caso va verso destra, però adesso dove andiamo a inserirci? Cosa importante? Andiamo a inserirci nei fori liberi delle prime 2 crescent che abbiamo inserito, così tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Così, però dobbiamo avvicinare meglio al lavoro, ci ritroveremo così. Poi prendiamo una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge dell'incastonatura, insomma quella che sporge successiva, non questa che si trova più arretrata, ma quella in linea con quella dalla quale stiamo uscendo, ma più in qua, la rocaille che sporge successiva. Faccio vedere bene, ecco qui. Tiriamo il filo senza farlo impigliare nelle crescent, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Faccio vedere meglio. Ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo mettere sul lago
5 rocaille 11,0, queste qui, e ci andiamo a inserire nei fori liberi dal basso verso l'alto, nei fori liberi delle crescent che abbiamo inserito per ultime. Come vedete i colori si sono disposti bene, quindi in maniera alternata, perché queste si sono ribaltate, e ci inseriamo qui, dicevo, e tiriamo il filo. Tiriamo bene il filo, facciamo compattare il tutto, ci ritroveremo così. Faccio notare appunto che i colori si sono sistemati bene in maniera alternata, ma dicevo, prendiamo a questo punto 3 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nel foro sinistro di queste due crescent che abbiamo sopra, nel foro destro delle due crescent che abbiamo sotto, ma comunque i fori saranno allineati, e poi andiamo ad attraversare anche la rocaille 11,0 che abbiamo sotto, così. Tutto in una volta, così facciamo prima. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, dovremo compattare bene il tutto, poi ma aspettiamo di farlo definitivamente perché dobbiamo, cosa importante, andarci a inserire nella rocaille proprio questa dell'incastonatura, proseguire ancora oltre nella rocaille che si trova un po' dietro, semplicemente perché tiriamo bene il filo e andiamo poi ad uscire da questa rocaille che è quella da cui partirà il prossimo decoro con le crescent. Così tiriamo bene il filo e avremo fatto un modulino. Adesso il lavoro dovrà essere ripetuto a partire da questo, ovviamente il minuto in cui che io vi indicherò, diciamo poi sotto nella suddivisione in capitoli che come sapete io spesso vi metto. Quindi cosa succede? Noi adesso stiamo uscendo, vi ripeto giusto per sicurezza, da questa rocaille qui che è quella da cui partiamo per rifare il modulo, che vedete è sempre quella che si trova dietro, quella più avanzata sul rivoli, quella che sporge più sul rivoli. Quindi io direi che vi dico semplicemente il minuto da cui ripartire e poi ci vediamo alla fine di tutti questi giri. Ovviamente questo modulo andrà ripetuto per altre 7 volte, quindi 8 in tutto. Mi raccomando, vi scriverò il minuto da cui ripartire da qui. A tra poco. Ecco, sono quasi a metà dell'opera, come si suol dire, e volevo però farvi un paio di precisazioni. Innanzitutto, quando realizziamo questi modulini, diciamo questi decori con le crescent, vedete che questo, cioè il successivo, va a sistemarsi proprio naturalmente un po' dietro quello precedente. Vedete così? E poi vi volevo far vedere meglio un'altra cosa. Nel momento in cui stiamo uscendo da questa rocaille che si trova appunto sotto le crescent, andiamo a inserirci nella rocaille dell'incastonatura. Io prima vi ho fatto vedere contemporaneamente, se non sbaglio, questi passaggi, ma adesso volevo dividerli per farveli vedere meglio. Quindi noi andiamo nella rocaille dell'incastonatura che sta sotto le crescent da cui eravamo partiti con le 5 rocaille eccetera, però per andare nel punto di partenza si vede meglio forse la situazione sul retro, perché vedete noi usciamo da qui e dobbiamo attraversare queste due rocaille, quella che si trova più arretrata e di nuovo quella che si trova più su, quella che sporge, che è quella da cui dobbiamo ripartire. Ecco, ve lo volevo far vedere dal retro perché si vede meglio, solo questo. Poi da qui appunto ripartiamo con il decoro e vedete si vengono a sovrapporre gli uni agli altri questi design, diciamo con le crescent, però ci rivediamo quando stiamo per terminare l'ottavo di questi gruppetti di crescent. A tra poco. Ecco, e terminiamo insieme allora questo giro appunto e mettiamo sul lago le 3 rocaille che vanno qui in cima alle crescent, scendiamo giù nel foro, sia nei fori sia di queste crescent che stanno sopra sia di quelle che stanno sotto, usciamo dalla 11,0 sotto. E poi entriamo in questa rocaille 11,0 che è quella che appunto si trova sotto le crescent.
quella da cui poi eravamo partiti con le 5 rocaille, che adesso non vedete perché appunto queste devono spostarsi qui dietro, e così tutto viene a sistemarsi. Però adesso dobbiamo ovviamente risalire su, e quindi facciamo così, andiamo sul retro, che come vi dicevo si vede meglio, andiamo ad attraversare queste due rocaie che si trovano qui sul retro per andare proprio nel punto di partenza. Ecco qui, proprio da dove eravamo partiti inizialmente per fare il primo gruppetto di crescent. Si è fatto un piccolo nodo, tiriamo il filo. Quindi questo è il punto di partenza, se vi ricordate. Quindi poi che facciamo? Attraversiamo questa rocaille che troviamo qui sopra, attraversiamo le rocaille che si trovano qui, tutte queste rocaille che troviamo di seguito, che poi erano le 4, quelle che congiungevano i gruppetti quelli da 2, no? I decori, cioè i gruppetti delle crescent proprio della sequenza che andava inserita, e poi attraversiamo anche queste 3 rocaille che avevamo aggiunto sulle crescent proprio in cima, così. E da questo punto, che ci riporta quindi con gli 8 gruppetti di crescent, ci riportiamo qui lungo il bordo. Da qui partiamo per fare il giro con cui li congiungeremo. A tra poco. Ecco, e da questo punto mettiamo sul lago 2 rocaille 11,0 e una perla da 4 e ci andiamo a inserire in questo punto, cioè praticamente saltiamo queste 2 rocaille che abbiamo qui e ci andiamo a inserire in queste 2 e poi proseguiamo nelle 3 che seguono, quindi andiamo a inserirci in queste 5 rocaille, così tiriamo il filo e ci ritroveremo così. La perla si andrà a sistemare in questo modo, vedrete gli orecchini sono un po' bombati come avete già visto. Rifacciamo questo passaggio per tutto il giro e ci rivediamo qui tra un po'. Facciamo insieme l'ultimo inserimento con le 2 rocaille e la perla da 4 e ci andiamo a inserire saltando queste 2 rocaille qui nelle rocaille che seguono. Tiriamo il filo e avremo completato questo giro. Adesso cosa facciamo? Facciamo un giro di rinforzo e ci rivediamo, facciamo un giro di rinforzo, dicevo, e ci rivediamo qui per fare il cappietto. Ecco, ho fatto il giro di rinforzo, ci ritroveremo così. Ecco appunto, questi sono un po' bombati, ve l'avevo fatto vedere già all'inizio, insomma. E adesso facciamo il cappietto. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo ad uscire con il filo da questa rocaille. Vedete, questa è la quarta dopo la perla, ma in ogni caso la rocaille centrale di queste 7 rocaille che abbiamo qui sulle crescent. E quindi mettiamo sul lago 4 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille dalla quale stavamo uscendo, ma dal verso opposto, così. Tirando il filo ci ritroveremo così. Dobbiamo adesso ripassare nel cappietto un paio di volte, poi proseguire ancora lungo il bordo della nostra lavorazione, a un certo punto fare 2 nodi, proseguire ancora nel lavoro e tagliare il filo. Ci vediamo qui con gli orecchini terminati. Ecco, già che ci siamo, sto facendo il nodino giusto per dirvi che preferisco che lo facciate anche voi, non proprio sulle 3 rocaille che si trovavano originariamente sulla crescent, ma qui magari in questo punto, poco prima della perla, perché questa parte è stata attraversata meno. Come sapete, per fare il nodo passiamo sotto la lavorazione, si forma un'asola, tiriamo il filo e ci ritroveremo così, poi lo rifacciamo il nodo. Ogni tanto lo faccio quando posso perché qualcuno potrebbe non avere esattamente diciamo questo passaggio. Ecco, ovviamente dobbiamo far coincidere i nodi nello stesso punto, poi proseguiamo ancora e poi finalmente possiamo tagliare il filo. Ecco qua, a tra poco.
Ecco, no, non è un errore questo, come potrete forse pensare. Vi volevo solo specificare una cosa e ancora ritardo il momento in cui vi faccio vedere gli orecchini terminati. Io sto facendo l'altro orecchino e vedete, mi sono trovata casualmente ad uscire verso sinistra. Ora io vi consiglio di praticamente rimettervi facendo dei piccoli passaggi qui semplici che adesso vi faccio anche vedere, magari dall'altra parte, perché cosa succede se noi praticamente realizzeremo due orecchini identici se ci troviamo a uscire verso destra, qui ci troviamo a uscire verso sinistra, faremo una cosa assolutamente speculare, cioè simmetrica, se proseguissimo così su questa strada, perché vi volevo far vedere appunto questo, cioè nel caso in cui vi troviate ad uscire da sinistra, il tutorial sarebbe un pochino diverso e dovreste inserire questa sequenza qui e poi proseguire diciamo all'inverso. È una cosa che molte di voi fanno anche naturalmente, voglio dire, in base a come si trovano a uscire dall'incastonatura. Ovviamente andrebbe tutto, come dire, nell'altra direzione, no? Capita a volte, che poi dipende dal momento in cui stringiamo con le 15, praticamente in base a come ci troviamo, o dipende da quale verso, da quale direzione abbiamo preso con l'ago nel momento in cui ci siamo allontanati dal nodo in pratica. Ora, io vi dico che appunto sarebbe questa la sequenza da inserire. Cosa cambia? Cambiano i fori in cui mi sono inserita. Prima erano invertiti sia per la prima coppia di crescent che per la seconda coppia. Ma diciamo che non vogliamo complicarci la vita e vogliamo invece trovarci come io ho appunto nella stessa posizione in cui io ho realizzato il tutorial. In questo caso noi, per metterci bene, per sistemarci bene, per poter proseguire, dobbiamo fare semplicemente questo, e cioè andare qui sotto nella Rokai 15.0 e poi nella Rokai accanto, che è quella che viene di seguito, per cambiare direzione. Facciamo un'inversione di direzione. E poi andiamo sempre ad uscire dalla Rokai dalla quale dobbiamo partire, che sarà quella appunto che è in pratica, vi ripeto, quella dietro, quella che è invece più avanzata rispetto a Rivoli. Quindi non so se mi sono spiegata. Se vi trovate a uscire col filo verso destra va tutto bene, potete seguire il tutorial alla lettera. Nel caso in cui vi troviate ad uscire verso sinistra, come vi ho fatto vedere prima, o mettete quella sequenza invertita che vi ho appunto fatto vedere, o altrimenti fate questa inversione di direzione, inversione di marcia, che forse è la soluzione migliore, perché insomma, ecco, spero di essermi spiegata. Verrebbero in questo caso due orecchini identici, ma non è un problema, insomma, che non siano simmetrici, che non siano speculari. Oppure se proprio vi piace sfidare, diciamo tra virgolette, la sorte, oppure metterci ancora più ingegno nel fare questi orecchini, potreste decidere di fare quella sequenza che vi ho fatto vedere adesso e andare di seguito, quindi poi nella lavorazione in quel verso là, in pratica in senso antiorario, in pratica. Ok, ma mettiamoci in senso orario, che forse è tutto più facile. Scusatemi per quest'ultima precisazione. A tra poco, davvero questa volta vi faccio vedere gli orecchini terminati, ma datemi un po' di tempo perché devo ancora finirli. Ed ecco, questi sono finalmente gli orecchini Christmas Treats terminati. Io vi ricordo che questi appunto sono quelli dedicati al dolce Gingerbread Man e poi ci sono quelli dedicati al Christmas Pudding, Yule Log, Crinkle Cookies e Trifle. Vi lascio comunque le slide alla fine di questo video perché potrebbero esserci ancora disponibili alcuni appunto kit e quindi magari potreste decidere di acquistarli oppure di rifarli con i colori a vostro piacimento. E quindi mi raccomando, ricordate di taggare me e Semplici Bijou nel caso in cui li realizzate, perché a noi piace tanto vedere le vostre versioni, ci rendete proprio felici. Quindi vi ringrazio tanto per l'attenzione e vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Grazie mille.